Gli ingredienti necessari per la preparazione della focaccia sono farina 00, farina Manitoba, acqua a temperatura ambiente, sale fino, del malto, ma in alternativa potete usare del miele o dello zucchero, lievito di birra, io preferisco usare quello secco, e dell'olio extravergine di oliva. Come sempre lascerò le dosi nel primo commento fissato in alto. Iniziamo la preparazione unendo le due farine e il lievito all'interno di una ciotola e mescolandole bene. Dopodiché aggiungiamo subito il malto. A questo punto possiamo iniziare ad aggiungere lentamente l'acqua. In questa fase è importantissimo avere una certa pazienza e far sì che la farina assorba l'acqua lentamente. Mentre lavoravo, mi sono reso conto di avere un piccolo taglio sulla mano destra. In questi casi è sempre meglio indossare un guanto come ho fatto io, in modo tale da rispettare al massimo l'igiene e l'integrità del prodotto che stiamo manipolando. Una volta inserita tutta l'acqua, possiamo iniziare a lavorare l'impasto a mano, inizialmente direttamente dentro la ciotola. Quando l'impasto inizia ad essere formato, possiamo aggiungere il sale e l'olio extravergine di oliva, continuando poi ad impastare in questo modo. Arrivati a questo punto è meglio spostare l'impasto dalla ciotola alla spianatoia, in modo da riuscire a lavorare al meglio. Quando il composto raggiunge questa consistenza, possiamo riporlo nuovamente nella ciotola e dopo averlo coperto bene con della pellicola, lo lasciamo riposare per circa 4 ore. Trascorso il tempo necessario, possiamo notare che l'impasto è praticamente raddoppiato di volume. Possiamo dunque iniziare a stenderlo utilizzando i polpastrelli. Iniziamo la stesura sulla nostra spianatoia per poi continuare direttamente in una teglia che abbiamo precedentemente oliato. È molto importante fare attenzione che l'impasto sia steso nella maniera più uniforme possibile. Adesso cospargiamo di farina la focaccia e la lasciamo riposare per un'altra ora circa. Siamo quasi arrivati alla fine della nostra lavorazione. Uno degli ultimi passaggi fondamentali è la formazione dei classici buchi, caratteristica tipica di qualsiasi focaccia. Bisogna procedere in questo modo, utilizzando i polpastrelli per tutta la superficie della focaccia. Dopodiché ruotate la teglia e fate la stessa cosa nell'altro verso. L'ultimissimo passaggio è la preparazione di una salamoia, che viene preparata sciogliendo del sale in un po' d'acqua a temperatura ambiente. Vado poi a cospargere uniformemente dell'olio extravergine d'oliva e la salamoia che abbiamo appena preparato sulla superficie della focaccia. Cercate di essere delicati in modo tale da non rovinare i buchi che avete stampato prima. È arrivato finalmente il momento di mettere la focaccia in forno a 220 gradi per circa 15 minuti. Ed ecco finalmente la nostra fantastica focaccia, che si presenta dorata, fragrante e croccante al punto giusto. Dopo averla rimossa dalla teglia possiamo procedere al taglio e all'assaggio. Godetevela, spero che il video vi sia piaciuto e ricordatevi di lasciare un mi piace, iscrivervi al mio canale e venire a trovarmi su Instagram e Facebook. Buon appetito!